Ci sono storie nella mitologia greca che parlano di dei, di mostri, di eroi. Storie fatte di battaglie, di imprese impossibili, di sfide contro il destino. E poi ce ne sono altre. Storie che non hanno bisogno di armi o di poteri divini, perché parlano di qualcosa di molto più semplice e proprio per questo molto più potente. L'amore. Il mito di Ero e Leandro non racconta guerre né conquiste. Non ci sono mostri da sconfiggere, né regni da salvare. Racconta due persone, due giovani, due vite, separate da un confine che sembra impossibile da superare. Non un muro, non un esercito, ma il mare. Un confine silenzioso, ma implacabile. E per capire davvero questa storia, dobbiamo iniziare proprio da lì. Tra Europa e Asia esiste uno stretto, un passaggio d'acqua relativamente breve, almeno sulla carta, ma in realtà difficile, instabile, pieno di insidie. Le correnti sono forti, le acque fredde, i venti possono cambiare all'improvviso e ciò che di giorno sembra solo una distanza attraversabile, di notte si trasforma in qualcosa di molto più minaccioso. Per gli antichi, però, quel luogo non era soltanto geografia, non era solo un tratto di mare da misurare, era un confine. Un limite naturale ma anche simbolico, una linea che separava non soltanto due coste, ma due mondi. Quel passaggio si chiamava Ellesponto, oggi lo conosciamo come Dardanelli. Su una sponda sorgeva Sesto, città affacciata sul mare, legata ai culti religiosi e ai ritmi solenni della vita sacra. Sull'altra si trovava Abido, città anch'essa vicina, visibile a occhio nudo quando il cielo era limpido, eppure separata da quell'acqua inquieta che rendeva ogni distanza più grande di quanto sembrasse. Di giorno le due rive potevano quasi sembrare vicine, quasi familiari, come se bastasse allungare lo sguardo per colmare lo spazio che le divideva. Ma quando arrivava la notte, tutto cambiava. Il mare si faceva scuro, le correnti più insidiose, l'orizzonte spariva e quel tratto d'acqua, che alla luce sembrava soltanto una separazione, diventava una barriera vera, concreta, quasi invalicabile. Ed è proprio qui che il mito trova il suo cuore. Perché la storia di Ero e Leandro nasce esattamente in questo spazio fragile e pericoloso, tra due sponde abbastanza vicine da potersi desiderare, ma abbastanza lontane da rendere quell'amore una sfida continua. Non c'è un deserto da attraversare, non ci sono eserciti da superare, non c'è un nemico visibile, c'è il mare, un mare che divide, un mare che mette alla prova, un mare che fin dall'inizio sembra dire che quell'amore non sarà mai semplice. Ed è proprio tra queste due rive, tra il desiderio e il limite, tra la vicinanza e l'impossibilità, che nasce una delle storie d'amore più tragiche e struggenti della mitologia greca. A Sesto viveva Ero. Non era una donna qualunque, era una sacerdotessa di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. E questo dettaglio è fondamentale per capire tutta la storia, perché nel mondo greco essere sacerdotessa non significava solo svolgere un ruolo religioso, significava appartenere alla dea. La propria vita non era più completamente libera, era dedicata al culto, ai rituali, al rispetto di regole precise. Ero viveva nel tempio, serviva Afrodite, custodiva i suoi riti, le sue cerimonie, il suo spazio sacro. Ma c'era anche un altro aspetto, ancora più importante. In molte versioni del mito, il suo ruolo prevedeva una promessa precisa, la castità. Ero non era libera di amare come le altre donne. Non poteva scegliere liberamente un compagno. Non poteva vivere una relazione alla luce del giorno. Il suo corpo, la sua vita, il suo tempo appartenevano alla dea. Ed è proprio qui che nasce il conflitto. Perché da una parte c'è il dovere, la disciplina, il rispetto delle regole. Dall'altra c'è qualcosa di molto più forte, l'amore. E i miti greci ci insegnano spesso una cosa semplice, ma inevitabile. Le regole, per quanto sacre, difficilmente resistono quando entrano in conflitto con il desiderio umano. E quando questo accade, la storia cambia direzione. Dall'altra parte dello stretto, ad Abido, viveva Leandro. Non era un re.
Non era un guerriero leggendario. Non era uno di quei nomi destinati a entrare nei grandi poemi epici. Era un giovane. E proprio per questo è un personaggio diverso dagli altri miti. Non ha armi divine. Non ha un destino scritto dagli dei. Non ha un'impresa gloriosa da compiere. È semplicemente un uomo. Ma nei miti greci, a volte, è proprio questo che rende una storia più potente. Perché Leandro non si distingue per la forza, non per la fama, ma per qualcosa di molto più raro: la capacità di amare senza misura. Un amore che non calcola, che non si ferma davanti agli ostacoli, che non si chiede se sia possibile o meno. Un amore che, invece di proteggersi, si espone. E in questo Leandro diventa straordinario, perché non ha bisogno di essere un eroe per compiere qualcosa di eroico. Gli basta una cosa: amare, fino a superare ogni limite. I due si incontrano durante una festa in onore di Afrodite. Non è un dettaglio secondario. Afrodite è la dea dell'amore, del desiderio, della bellezza, della forza invisibile che avvicina due persone e cambia il corso della loro vita. La festa a lei dedicata è un momento di luce, di musica, di movimento. Un'occasione in cui la città si riempie di presenze, di voci, di offerte, di riti. Tutto ruota attorno all'idea dell'amore come potenza divina, qualcosa che non si può controllare davvero. Ed è proprio lì che accade. In mezzo alla folla, tra le celebrazioni e il rumore della festa, Ero e Leandro si vedono. Ma non è solo uno sguardo, è un riconoscimento immediato, come se per un attimo tutto il resto perdesse importanza. La folla si allontana, il tempio scompare, il tempo si restringe e in quell'istante tutto cambia. Non è un amore lento, non nasce da una lunga conoscenza, non si costruisce poco alla volta. È immediato, profondo, inevitabile, come se fosse già lì in attesa di manifestarsi. Ma proprio nel momento in cui nasce, questo amore porta già dentro di sé il segno della difficoltà, perché non è solo un amore intenso, è anche un amore impossibile. Tra Ero e Leandro non c'è soltanto una distanza fisica, non c'è solo il tratto d'acqua che separa Sesto da Abido, c'è molto di più, c'è una promessa, perché Ero è legata al suo ruolo di sacerdotessa e quel ruolo le impone regole che non può ignorare. C'è un dovere. C'è il peso di ciò che è consentito e di ciò che non lo è. C'è un limite. E soprattutto c'è il mare. Un mare che non è soltanto uno spazio da attraversare. È il simbolo stesso di ciò che li separa, di tutto ciò che rende quell'amore fragile, rischioso, proibito. Ed è proprio da qui che la loro storia comincia davvero, nel momento in cui due persone si riconoscono, sapendo, forse fin dall'inizio, che amarsi non sarà semplice. I due iniziano a incontrarsi in segreto. Non possono vivere il loro amore alla luce del giorno. Devono nasconderlo e trovano un modo. Un gesto che diventerà leggenda. Ogni notte Leandro attraversa l'Ellesponto a nuoto. Un gesto folle. Le correnti sono forti, l'acqua è gelida, il buio è totale. Ma non è solo, perché dall'altra parte Ero accende una luce, una torcia, una fiamma, un punto nel buio, un segnale, un richiamo. Quella luce diventa tutto, diventa direzione, diventa speranza, diventa amore. E ogni notte Leandro nuota verso quella luce. Questo è il cuore del mito, non un combattimento, non una guerra, ma un gesto che si ripete. Ogni notte Leandro sfida il mare, sfida il freddo, sfida il buio, non per gloria, ma per amore. E ogni volta arriva, e ogni volta Ero lo accoglie, e per un momento il mondo scompare. Non esiste più il mare, non esistono più i limiti, esistono solo loro. Ma i miti greci non sono mai indulgenti. Non concedono felicità senza prova. Arriva l'inverno, il mare cambia, diventa più freddo, più violento, più imprevedibile. Le onde diventano più alte, le correnti più forti e quello che prima era difficile diventa pericoloso. Eppure Leandro continua, perché l'amore, nei miti, non conosce misura. Poi arriva la notte, quella che cambia tutto. Il cielo si oscura, il vento si alza,
Il mare si agita. È una notte diversa, una notte in cui tutto sembra dire non farlo. Ma Leandro entra comunque in acqua, perché dall'altra parte c'è Ero e come sempre lei accende la luce. Ma quella notte qualcosa va storto, il vento aumenta, la tempesta cresce e la fiamma si spegne e con quella luce scompare tutto. Leandro non vede più, non ha più un punto di riferimento, non sa più dove andare. Il mare lo avvolge, le onde lo trascinano, il freddo lo consuma e per la prima volta è solo. Il gesto che per tante notti era stato possibile diventa impossibile e Leandro scompare tra le onde. All'alba il mare restituisce ciò che ha preso. Il corpo di Leandro viene portato sulla riva. Ero lo vede e in quell'istante tutto si ferma. Non c'è più speranza, non c'è più attesa, solo realtà. Ero comprende una cosa: il loro amore non può esistere senza di lui. E decide. Non resiste, non accetta, sceglie. Sale sulla torre e si unisce a lui nella morte. Il mito di Ero e Leandro è diverso dagli altri. Non parla di punizione divina, non parla di hubris, parla di qualcosa di più umano. L'amore che sfida il limite, il desiderio di superare ciò che separa, ma anche il prezzo di questa scelta, perché non tutto può essere vinto, non tutto può essere superato. E a volte l'amore non salva, ma consuma. E forse è proprio per questo che questa storia è rimasta. Perché non parla di eroi invincibili, parla di fragilità, parla di scelte, parla di un ragazzo che attraversa il mare solo per vedere una luce e di una ragazza che, alla fine, sceglie di non vivere senza di lui.